opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 28 settembre 2011. Eletti, amici cari, voi ora sospirate perché il mondo vi odia, pensate che prima ha odiato me, ma presto gioirete e la gioia sarà stabile. Sposa amata, il mondo ha odiato me, mi ha condannato, innocente, alla croce, non pensare che esso possa amare coloro che mi appartengono, ma certo li odierà come ha fatto con me, Gesù. Non tremi il cuore per l'ostilità degli uomini gelidi, ma pensa al mio amore e lasciati andare all'onda soave del mio sentimento. Mi dici adorato, 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 non mi interessa, certo, essere amata dal mondo, che ha osato disprezzare te, voglio essere gradita a te sempre, facendo con gioia la tua volontà, solo questo desidero e non altro. Vedo l'ostilità del mondo verso coloro che ti appartengono e non mi stupisco, se hanno osato mettere in croce te, Gesù, agnello purissimo ed innocente, che faranno di noi sempre peccatori e colpevoli? Amore infinito, è meglio patire per fare la tua volontà, che gioire non facendola. È bello servire te, è bello fare solo ciò che è secondo il tuo cuore, la gioia nel profondo è duratura e può essere trasmessa agli altri. Dolce amore, tu non sei quel Signore, che dà la paga solo all'ultimo, sei colui che paga anche prima, durante il lavoro lo fa, dando la gioia nel cuore, quella che è dolcezza e soavità in te. Ti prego, Gesù adorato, prendi ogni uomo al tuo servizio, non resti alcuno inoperoso, perché è felice solo colui che è al tuo servizio, mentre è tanto triste chi non lo è. Sposa cara, sappi che chiamo al servizio mio ogni uomo della terra, con compiti sempre diversi, non lascio in ozio alcuno, ma non costringo a venire chi non lo vuole fare. Sposa cara, pensi che tutti siano pronti a lavorare per me, Dio? No, ti dico. No, ti ripeto. Vi sono alcuni che non ne vogliono sapere, vi sono quelli che proprio non ne vogliono sapere in questo tempo, mentre si avvicina il cambio di scena e resteranno solo coloro che sono all'opera e andranno tutti gli oziosi. Dimmi, piccola mia sposa, tu vorresti avere nella tua casa gli oziosi? Non sceglieresti solo i laboriosi, gli attivi, quelli sempre pronti a fare con gioia? Mi dici certo, che sceglierei costoro, chi vuole gli oziosi, a chi sono graditi? Ecco, sposa amata, ecco, sposa cara, resteranno solo gli attivi, i laboriosi, quelli che già sono al servizio, ma rischiano di restare fuori, per sempre, coloro che non lo sono e non hanno voglia di venire, ma, inerti, restano a guardare. Vedi, sposa amata, quella nuvola, cupa cupa, che avanza sotto i tuoi occhi? Quella annuncia cose nuove e belle per coloro che sono al sicuro nel mio cuore, ma cose assai tristi per coloro che hanno scelto di restare fuori. Annuncia al mondo che i grandi fatti non sono lontani, ma alle porte, ognuno si affretti a convertirsi a me, Gesù, col cuore e con la mente, perché il tempo non c'è per fare lunghe riflessioni e restare nell'incredulità, il tempo è terminato. Resta felice nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli amati, figli tanto cari al mio cuore, fate con gioia la volontà di Dio, fatela ogni giorno per essere a Lui graditi, chi opera in questo modo viene ascoltato, se supplica la preghiera viene esaudita. Figli amati, non è meritevole colui che ripete Signore Signore, ma non fa la sua volontà, è meritevole colui che fa la volontà di Dio con gioia ed insegna agli altri a farla. Il tempo presente è decisivo per gli uomini della terra, devono fare la scelta più importante e avranno secondo la scelta. Vi prego, figli amati, scegliete tutti di fare il volere di Dio con gioia e date l'esempio anche agli altri, non pensate che la Madre del Cielo resti da voi lontana, ma è vicina, vicina per spronarvi, aiutarvi, sostenervi. Questo è un tempo decisivo per tutti, è quello delle grandi scelte, non pensate alle cose della terra, figli amati, pensate al cielo. A che serve all'uomo avere le più grandi ricchezze se perde la sua anima? Figli amati, riflettete sulle condizioni della vostra anima, tutti
tutti fatelo. Se vivete nel peccato, impegnate le vostre forze per uscirne. Vi aiuto nell'arduo compito, vi aiuto, figli amati. Nessuno pensi di essere solo, perché la Madre del Cielo vuole la salvezza non solo di alcuni privilegiati, ma di tutti i figli. Sentite questo tempo come speciale, molto speciale, sentitelo come unico. La scena mondiale sta cambiando, continuerà a farlo. Guardate i segni e affrettatevi. Già vi ho parlato della parabola delle vergini sagge. Siate tutti così, figli miei. Lo sposo è arrivato in un'ora imprevista ed hanno potuto entrare alla festa di nozze solo quelle che erano pronte con lampade accese. Figli del mondo, figli tanto amati, tenete ben accese le vostre lampade, non lasciatele spegnere. La Madre del Cielo vi aiuta e vi sostiene perché vi ama immensamente. Uniamoci per la preghiera ardente, per l'adorazione a Gesù. Il suo cuore dolcissimo vuole sempre donare e mai togliere. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima. 29 settembre 2011. Eletti, amici cari, il tempo, che è presente sia la vostra gioia. Pensate al futuro con esultanza perché grande è il premio per gli amici fedeli. Sposa amata, molti sono gli increduli della terra che, chiamati a me, non hanno risposto, molti coloro che si sono allontanati dal mio cuore, invece di stringersi a me. Ho chiesto conversione, ma pochi si sono convertiti e molti ribellati. Mi dici adorato, adorato, adorato Gesù, se prima erano forti i richiami del male, ora lo sono anche di più, perché il maledetto ha alzato il tiro e vuole ottenere le più grandi vittorie più che nel passato. Dolce amore, gli uomini sono deboli e si lasciano sedurre, togli potere al nemico infernale, grande è la sua superbia, mentre sempre poca è la resistenza umana davanti ai suoi inganni. Sposa cara, il nemico imperversa perché l'uomo si è indebolito sempre più. Questo è accaduto perché pochi sono coloro che pregano intensamente. Lo sai che nella preghiera si ottiene tutto da me. Chi prega col cuore e con la mente, ottiene da me le forze per resistere al male. Hai ben compreso che l'uomo senza di me, Dio, nulla può fare? Chi con me non vuole procedere si perde e viene catturato dal maligno. Mi dici dolce amore, le distrazioni del presente sono tante e tali che l'uomo in esse si perde. Tu, generosamente, hai elargito i tuoi doni meravigliosi perché l'uomo fosse felice ed avesse più tempo da dedicare a te, ma la stoltezza umana ha fatto così, che essi non fossero usati al tuo servizio, ma contro di te. Come dovrebbe passare il suo tempo ogni uomo? Dovrebbe anzitutto programmarlo per il tuo servizio e, poi, per il resto, perché chi serve te è felice e la sua vita è un volo soave verso l'eternità. Proprio per questo il nemico, astuto ed ingannatore, si impegna a distogliere l'uomo, a distrarlo, a confonderlo. I tuoi doni, che dovrebbero divenire gioia, sono spesso inciampo e perdita vana del tempo prezioso, che tu, Dio adorabile, hai messo a disposizione. Sposa cara, anche nell'uso dei doni l'uomo manifesta la sua libertà, per essa ne può fare buon uso, per essa può farne cattivo uso. L'uomo stolto fa sempre cattivo uso, l'uomo saggio buon uso. I miei doni possono essere gioia, ma anche vera pena se non compresi. Sulla terra la divisione è presente tra coloro che mi appartengono ed accolgono i miei doni, come anticipo della gioia del paradiso, e quelli che li usano male si procurano pene ed angosce. L'uomo ha il potere di fare della sua vita un volo felice verso l'eternità oppure un calvario. Sposa cara, posso togliere la libertà? Ho concesso ad ogni uomo tale dono, lo posso togliere? No, certo. Egli è libero e resta libero, deve saper fare le sue scelte. Sposa cara, avrà come ha voluto, come ha scelto. Beato colui che presto si è messo al mio servizio ed ora cammina festante sulla via di luce e contempla nel suo cuore già il mio volto. Sposa cara, darò molto a chi si è aperto a me, gli darò la mia presenza, viva e palpitante, nel cuore. Il suo cammino terreno sarà come Gesù, in ogni momento. Mi dice amore infinito, felice l'uomo che si trova già in tale condizione. Con te, Gesù, la vita è volo felice verso la meta meravigliosa del paradiso. Sposa cara,
Chi mi ha accolto, ha tutto e non manca di nulla, ma chi non ha voluto farlo è languente e rischia di perdere tutto. Resta felice nel mio cuore, sposa cara, e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, consolate, consolate, consolate il cuore di Gesù con una continua adorazione. Egli ha chiamato, ma sono molti i sordi, che si sono volti al male ed hanno rifiutato il suo invito. Vedete come intorno tutto è in via di conclusione, vedete come ciò che è nascosto viene a galla, non sono questi segni forti e significativi? Vi ho chiesto di fare molta attenzione ai segni perché essi parlano di una conclusione. Ognuno capisca che non deve continuare a perdersi nelle cose vane, ma concentrare la sua attenzione su ciò che più conta. Figli amati e tanto cari, pensate all'anima, qual è la sua condizione? Il mio cuore trema e geme per quei figli, che fanno ancora una vita disordinata, dopo tanti richiami, e non si vogliono correggere. Figli amati, scendono ancora copiose le grazie, ma voi le cogliete? Pensate al grande Signore, che ha allestito un banchetto di vivande speciali adatte a tutti i gusti e ognuno alla sua parte per nutrirsi ed essere felice. Come giudichereste colui che sta a guardare tanta abbondanza e si lascia morire di fame? Figli amati, chi non coglie le meravigliose grazie che Dio offre in questo tempo, assomiglia a colui che si lascia morire di fame davanti ad un ricco banchetto con un cibo pronto ed adatto a tutti. Figli amati, figli tanto cari, lasciatevi condurre verso i pascoli ubertosi del cielo, non fate resistenza a Dio, che vuole la salvezza di tutti, e che nessuno si perda. La salvezza è un dono di Dio, ma Egli la offre a chi la vuole ed opera attivamente per ottenerla. Figli cari, potete avere tutto ed essere felici per sempre, ma potete anche perdere tutto e cadere nell'eterna disperazione, dipende dalla vostra libera scelta. La Madre del Cielo vi aiuta con gioia a percorrere il cammino verso l'eterna felicità con Gesù. Insieme uniamoci nell'adorazione gioiosa. Vi amo tutti. Ti amo, angelo mio. Maria Santissima.